Ciao ragazzi, sono Elissa, non Elisa, e oggi faccio un video secondo me divertente perché parliamo un po' dell'esperienza all'estero, parliamo un po' di amicizia, parliamo un po' di queste esperienze qui, perché oggi e questa settimana comunque sono con un sacco di persone che hanno vissuto all'estero, quindi secondo me sarà molto divertente. Iniziamo con Sonia. Prima domanda, come ti chiami? Mi chiamo Sonia, su YouTube mi trovate come Sonia Candy. Tutti ti conoscono, dai. Tutti, guarda, tutti, proprio tutto il tutti, mondo. sicuro. Mi chiamo Giulia. Mi chiamo Rafael, Mi chiamo Luke. Di dove sei? sono americano di Boston. Sono russa e gli ultimi anni ho vissuto a San Pietroburgo. Dagli Stati Uniti. Più precisamente? Pennsylvania. In quali paesi hai vissuto? Allora, io sono italiana, quindi di base Italia, però ho vissuto 2 anni e mezzo in Giappone e col fatto che mio marito è americano passiamo almeno 3 mesi l'anno in America, quindi diciamo in America non proprio vissuto, ma ho passato molto tempo lì, principalmente Italia e Giappone. Prima di venire a Roma. E adesso vive a Roma. Sì, da 4 mesi. Oggi fanno i 4 mesi. È poco. Eh sì, non sono tanti. In Giappone, in Germania e in Italia. In Giappone, te, Raf, Sonia. Sì. Pazzesco. In America, Scozia, Giappone, la Turchia, Corea e... Vissuto? Sì. Wow, Mhm. non pensavo. Che bello. Sì. Ok, questo sarà interessante. Perdonami, ho mentito, ho vissuto anche in Spagna. Porca... Com'è? Ho Ma per quanto dimenticato. tempo hai Mi- vissuto in tutti questi posti? Allora, in Spagna per 1 anno, in Giappone per 6 mesi, in Scozia per 3 anni, in Corea, Turchia solo un po' più di 3 mesi. Quindi Ma sì. tu quanti anni hai? 23. Com'è possibile? È una storia lunga, ma... Però è bello, mi piace questa cosa. Io invece ovviamente ho vissuto in Canada fino a 22 anni, poi in Australia per 1 anno e sono qui da 3 anni e mezzo, quindi un po' più tempo. E quante lingue parli? Parlo l'italiano, l'inglese, lo spagnolo e il giapponese, non benissimo, ma mi faccio capire. Un pochettino. Che lingue parli? Parlo inglese, italiano, spagnolo, catalano, giapponese, più o meno. E sì. Bravo. Parlo il russo, che è la mia lingua madre, l'italiano, l'inglese, un po' di tedesco, un po' di francese. Parlo l'inglese, l'italiano, il latino, un po' di greco antico, giapponese, francese, spagnolo, tedesco. Ormai non parlo da anni, però. Ho Sei studiato. pazzo, sei un No, matto. no, non è che parlo bene, perché ora... Però magari un pochettino, abbastanza per fare un po'... Sì, nel passato erano molto migliori Sì. rispetto ad oggi, però. Sì. Vabbè, comunque sei bravo. Eh. Tu hai vissuto, hai detto, in Italia ovviamente, in Giappone e un pochettino negli Stati Uniti. Sì. Qual è il tuo paese preferito? Oddio, questa domanda è cattivissima! È cattivissima questa domanda! Allora, io ho deciso di ritrasferirmi e prendere come base l'Italia, ma non necessariamente perché penso che un paese sia migliore dell'altro, perché da brava italiana sono legata alla famiglia e mamma e papà Sì. stanno qui, le zie, i cugini e mi trovo comunque l'Italia è un bellissimo paese, quindi per vivere ho scelto l'Italia, anche se io adoro il Giappone, cioè Sì. quando parlo del Giappone mi vengono gli occhi a cuoricino. Che non è perfetto, neanche il Giappone è perfetto, ma lo No, adoro. non c'è nessun posto perfetto comunque. Appunto. Quindi non so, Tokyo è la mia seconda città del cuore. Preferisci la Russia o l'Italia? È una domanda molto difficile perché quando sono partita per l'Italia ho detto a tutti i miei amici: guardate, io non ho nessuna intenzione di trasferirmi, l'Italia veramente non fa per me, io la capisco, la conosco e so che non riuscirò a viverci a lungo. Eppure vivendo qui, passando qui questi mesi, facendo cose, mi sono anche fatta delle domande tipo: ma forse potrei rimanere più a lungo, Sì. forse potrei iscrivermi all'università, poi ad agosto voglio andare in Francia per la prima volta sì? nella vita. Che bello. E sto cercando di migliorare il mio francese e poi vediamo come sarà la Francia. Adesso sto pensando forse che mi piacerebbe, non so se lo farei per sempre, ma mi piacerebbe tornare in Giappone. È stata un'esperienza molto, molto interessante e molto bella, quindi vorrei tornare in Giappone. L'Italia. Non è facile, come però. me. Sì, certo. Che bello. Bellissimo qui. Dai, guarda dove siamo. Questo bellissimo Infatti. parco, questi alberi. Penso che mi conosciate.
Guarda, a volte questo cervello funziona. Sono canadese, però vivo in Italia e per me sicuramente l'Australia non è il mio paese preferito, non perché Ok. non mi piace, però c'era qualcosa che non era a casa, ero molto lontano da tutti, almeno in Italia mi sento più a casa per qualche motivo, non so se perché poi c'è tutto un discorso sulla personalità. Beh, secondo me la mia personalità funziona meglio in Italia perché parlo tantissimo e i canadesi pensa che si stufano un po' prima. Gli italiani parlano tanto, Sì, quindi quello per me è comodo, molto comodo. perché Mio mi marito sento meno americano strana. me lo dice sempre. Sì. Sì, mi dice voi italiani riuscite a sedervi a tavola e a stare tipo 7 ore a parlare e lui dopo 3 ore non ce la fa più. Ti piace il Giappone, Tantissimo. però Italia è casa. L'Italia è casa, Sì. non penso che sia necessariamente il paese migliore. Io sarei anche rimasta qualche anno in più in Giappone, però abbiamo fatto una scelta di coppia e abbiamo deciso di ritornare. Ho capito che potrei vivere in Italia, credo, cioè è ancora presto, però mi attrae anche la Francia. Per fare un po' di esperienze. Adesso ho capito che la Russia non è l'unico paese in cui in teoria potrei vivere, Sì. proprio perché ho vissuto a Roma per 4 mesi, Sì. cioè vivo a Roma da 4 mesi più che altro, e capisco che è fattibile, cioè Sì. prima di fare questa esperienza Sembrava- più difficile, sì, è più difficile pensare che sia veramente possibile vivere in un altro posto e sentirsi locale piuttosto che un turista. Quindi per te è stata l'esperienza più bella, ma perché? Forse perché è stata l'esperienza più diversa dalle esperienze che ho avuto in altri paesi, tipo l'America, perché ovviamente ci sono grandi differenze tra l'America e Sì. l'Europa e la Turchia. La Turchia è più o meno in Europa. Però il ma- Giappone è anche più diverso. Sì. Ho studiato il giapponese e quindi essere in grado di comunicare con le persone di un paese molto diverso dal proprio paese Sì. è un'esperienza bellissima, secondo Wow, me. è una sfida però, difficile. Sì, è difficile. Oddio. È molto difficile. Perché io ho vissuto in Canada e in Australia e qui, quindi Australia e il Canada, forse a parte gli Stati Uniti è il paese più simile. L'Italia e il Canada sì, sono diversi, però è sempre tipo l'Ovest, quindi più o meno è diverso, però non è un altro mondo, non è in modo esagerato, diciamo. E perché vorresti vivere qui? Sì, mi piace come si vive qui. C'è una certa velocità, più tranquilla, che mi piace che è facile anche trovare i miei amici, cioè anche ho fatto queste amicizie nella vita, ecco ci sono già qui Sì. in Italia e negli Stati Uniti ci sono, però più difficile anche trovarci, quindi sì, mi sento bene qui. Ti senti a tuo agio? Sì, mi sento a mio agio. Anch'io. Sì. Non so perché tanto, non lo so, c'è qualcosa di magico Sì. in Italia, c'è qualcosa, Sì. c'è tipo l'amore nell'aria, non so come spiegarlo, ma mi sento, non so. Mi sento bene, mi sento ok, più che ok, Sì. ma costantemente, ogni giorno mi Felice. sento felice, sì. Sì. Ci sono tanti periodi nella vita in cui vivendo negli Stati Uniti o altri paesi mi piaceva molto, però mi sento a casa, devo Che di sentirmi a bello. casa, anche a casa negli Stati Uniti mi sento a casa, però è un altro tipo di Però sentirmi a casa. è un po' diverso. Per la mia personalità è un po' strano perché io in realtà sono molto espansiva, Sì. mi piace fare amicizia, quindi Sì. qualcuno pensa ma come il Giappone? In Giappone Sì. le persone sono di solito, è vero, più riservate, è Sì. vero. Per me invece è un po' difficile perché mi piace il Canada, però per il momento mi piace l'Italia, anche se Ok. come abbiamo detto l'Italia ha tanti problemi, però anche in Canada ci sono tanti problemi, solo che dipende quali problemi sono peggiori per te in questo periodo della tua vita. vero. Secondo me è così. È vero. Perché in Canada sì, lavoro, vabbè, ok, però lavoro è una cosa, però so che mi prendete in giro perché parlo del cibo, però è una cosa che 3 volte al giorno devi pensare a quello. Se non ti piace il cibo o gli ingredienti non sono freschi o queste cose qui, a me è una cosa che dà fastidio. Il cibo è importantissimo. È importante, è una parte grossa della vita, non è una cosa da sottovalutare. Quindi per me io direi in questo periodo Italia. Allora, questo ci porta alla prossima domanda. In quale paese era più facile fare amicizia, secondo te, per la tua personalità? Allora, in Italia penso sia facile. Mm. In Italia è facile fare amicizia, poi soprattutto se sei come me io inizio a parlare agli sconosciuti, quindi secondo me in Italia è molto facile. Sì. Però quando dico io ho vissuto in Giappone, tantissime persone mi dicono ma come in Giappone che sono tutti riservati sarai stata da sola sempre, perché c'è un po' questo stereotipo del giapponese chiuso che non parla con gli stranieri e quindi molte persone che vogliono trasferirsi sono preoccupate da questo aspetto Sì.
socialità. Invece, ovviamente, da persona che vive all'estero, tu Sì. ti ritrovi in vari contesti in cui è facile fare amicizia. Sì. Uno, magari decidi di fare una scuola di lingua per un periodo, per Sì. imparare la lingua. Io l'ho fatto, per esempio, per 6 mesi, ho conosciuto persone. Magari, ecco, in quel contesto non giapponesi, crei anche una comunità un po' internazionale. In Russia abbiamo, secondo me, una concezione d'amicizia molto diversa da quella americana o credo canadese, perché noi la parola amico non la usiamo così spesso, perché ci sono amici, ci sono conoscenti, ci sono compagni di classe, compagni di gruppo, compagni di università, abbiamo un po' di gruppetti in cui mettiamo le persone che incontriamo e in questo senso ritengo che i miei amici veri e propri siano quelli russi. Però è vero che non mi sono sentita sola nemmeno un giorno qui in Italia, perché credo che gli italiani siano molto disposti a fare amicizie quelle più superficiali, quindi non è difficile trovare persone con cui passare del tempo. Sì. E poi ho incontrato un po' di americani, anche un ragazzo francese, quindi secondo me, a dire il vero, dipende molto dalle persone. Se una persona che vuole conoscerti, che vuole fare amicizia con te, non importa se è una persona russa, americana, anche perché il mondo adesso è globale, cioè non possiamo dire sì, i russi sono molto amichevoli, gli americani no, gli italiani sono aperti, i tedeschi sono chiusi, secondo me No, sono tanto un po' stereotipi. stiamo sempre facendo generalizzazioni, quindi vero, non vero, sarà vero. mai. Sì, quello è sicuro. Però per me è un po' diverso, perché io ho trovato che è molto più facile per me in Italia. Anche se Veramente? con te magari non sei italiana, però comunque in Italia la mia esperienza è che, non lo so, è più facile. Più facile, non lo so, mi trovo più a mio agio. Direi la Spagna. Perché? Perché allora non è stato molto difficile imparare bene lo spagnolo, perché già parlavo l'italiano, Sì. è molto simile all'inglese, all'italiano, ed anche gli spagnoli sono molto Calorosi, facile. Sì, amichevoli. Esatto, amichevoli. È molto facile conoscere spagnoli ed è una cultura abbastanza simile alla Sì. mia rispetto al Giappone, per esempio. Mentre in Giappone, quando sono arrivato, avevo studiato il giapponese, ma non riuscivo a fare una conversazione. Ma il totalmente giapponese è difficile. Sì, è molto difficile. È stato difficile fare amicizia in Giappone. La Spagna. Sì. Interessante. Per me qua, anche se vivendo 3 anni in Giappone ho potuto conoscere molte persone, stringere amicizia con varie persone, però a me piaceva di più parlare con i giapponesi, ma anche per noi, perché per te piace molto l'italiano, ti piace questo processo dell'apprendimento, Sì. per cui noi parliamo con le persone, vogliamo esercitarci questa tecnica, per usare il greco antico. Questa tecnica, questa arte. E qui a causa del fatto che gli italiani in genere sono, direi, più accoglienti rispetto alle altre genti. Possono essere, non sono tutti così ovviamente, però in genere è così. Per cui si può fare nemmeno un'amicizia superficiale, però può essere più profonda. Sì. Io trovo che è più facile anche fare conversazione con una persona a caso, tipo oggi a pranzo col cameriere abbiamo fatto una conversazione così, non lo so, è molto bello e io trovo che queste cose succedono un pochettino di meno in Canada, quindi è una cosa che piace molto anche a me. Siamo più freddi forse in Nord America. Sì, più freddi, sì. Siamo innamorati dall'Italia. Oh. Però per esempio io ho deciso anche di vivere in una share house, che è una scelta molto comune in Giappone. Sono case molto grandi, non parlo di appartamenti dove ci sono 3 persone, parlo di nel mio appartamento in uno c'erano 50 persone, cioè era un palazzo. Aspetta. In un palazzo. Ma come? 50 E persone. quante cucine ci sono? Come fai a Una. cucinare? No, La come cucina- si fa? No, allora, a parte il fatto che i giapponesi non cucinano, Ah no? quindi eravamo in pochissimi a usarla, Ah. però la cucina era grande, in uno c'erano 90 persone, c'era una sala ping Madonna pong, mia. c'era il lounge con tanti divani, sedie, Sì. quindi queste share house in Giappone sono fighissime. È vero che hai i bagni in comune, questa cosa potrebbe disturbare molte persone, Sì. però devo dire che erano davvero puliti
e io alla fine ci sono stata 2 anni e mezzo, mi sono trovata bene perché lì è un posto in cui puoi davvero conoscere anche tante persone giapponesi che sono anche interessate alle culture straniere, perché Che anche bello, sì. i giapponesi che scelgono di vivere in una share house è perché Hanno voglia vogliono... di imparare, di conoscere nuove persone. Sì. Questo è molto bello, mi piace, questo non lo sapevo. Fichissimo, ed è Wow. davvero comune, una scelta comune, anche perché affittare case a Tokyo in Giappone da straniero Sì. non è facile per niente. Oh. Quindi alla fine ti ritrovi in contesti vivendo all'estero in cui le persone le conosci e poi anche in Giappone vedi che passata quella barriera iniziale si aprono. Ah, si solo aprono. all'inizio sono un Sì. po' chiusi. Vabbè, l'hai Per un po' me, detto prima. quindi per però te in Giappone è stato più facile. Però hai detto che anche in Italia è molto facile. in Italia secondo me è facile fare Sì. amicizia, però Negli Stati Uniti perché un periodo eri lì anche. allora negli Stati Uniti non vorrei Magari è dire diverso niente perché di- sei lì con tuo marito, Esatto. con la famiglia, quindi magari non cerchi amicizie perché sei lì per poco tempo. Io ho i suoi amici, ho gli amici Sì. di mio marito, quindi Sì. non mi sono trovata in un contesto in cui ero Non sola c'erano e persone. per forza Mm. vuoi trovare amici. Ho notato che gli americani in generale sono davvero amichevoli. Appena ti vedono, ah ciao, che bello, come Sì. va? Così. Non ho mai portato però le amicizie con gli americani, sarà per le situazioni, a un livello successivo, quello dove davvero li sento proprio amici, mentre in Giappone Sì. ho avuto il tempo di farlo. Non lo so, io credo finora di non aver avuto problemi in questo senso, cioè raramente mi sento sola perché socializzo di continuo, mi piace molto stare tra la gente e quindi forse io cerco di mantenere le relazioni con le persone che vedo che anche loro sono interessati, Sì. quindi non dipende qui da dove vengono. Forse avrei detto anche l'Italia se avessi vissuto in Italia, perché sono stato in Italia per un mese più o meno ogni volta che Sì. vengo, un mese o meno. Però non hai mai vissuto qui. Non ho mai vissuto in Italia. È molto facile conoscere italiani anche, perché Anche secondo me. spagnoli, italiani, dai. Ho vissuto a Barcellona e allora ci saranno persone che forse non gli piacerà che ho Cosa? detto che Questa non sono è spagnolo. Spagna? Sì, forse, quindi mi dispiace. Non Usento catalans. No, non scrivere commenti cattivi, lui è bravo. Grazie. Ma comunque i catalani direi sono un po' più simili agli italiani del nord, forse, mentre altri spagnoli forse sono un po' più simili agli italiani del sud. Ho capito. Secondo me. Vabbè, se siete spagnoli, fatemi sapere voi perché sono Cosa ne molto pensate? curiosa di sentire cosa pensate voi di questa cosa. Se avete vissuto all'estero, se avete avuto un'esperienza simile. Perché non lo so, per me è interessante. Io leggerò tutti i commenti e anche tu. Sì. Allora, io ho vissuto, come ho detto prima, in Canada, in Australia e in Italia. Secondo me il posto più... per me è stato sempre più facile qui, anche se sono canadese, perché io ho sentito sempre la stessa cosa, che i canadesi sono molto gentili, sono brave persone, però per andare oltre a quella cosa molto Superficiale. superficiale, esatto, è un po' più difficile secondo me, perché quando ti ho incontrato, allora, noi non ci conoscevamo veramente prima, allora io ho fatto un video sul tuo canale però tramite Zoom, quindi non è che ci siamo incontrati di persona, però abbiamo notato tutte e due, eravamo nella macchina l'altro giorno. Poi cosa che hai detto? Che mi sentivo proprio a mio agio, cioè alla Sì. fine mi sono aperta e ti ho raccontato un po' i cavoli miei come Sì, se sì. fossi mia amica da anni, perché Sì. mi sentivo a mio agio. Oh, che carina. No, ho sentito la stessa cosa perché io sono una persona molto così, nel senso mi apro facilmente, se sono con una persona con cui mi sento a mio agio, se mi sento che mi fido, Sì. sono una persona che si apre molto facilmente, quindi Sì. io parlo dei cazzi miei, come hai detto te, perché non sento di avere nulla da nascondere. E io anche con altre persone magari condivido qualcosa, però loro sono magari più riservati e loro non ti danno quello che tu hai dato a loro, per esempio. E Sì. forse noi siamo uguali in questa cosa, che quando tu dai qualcosa anche io ti do qualcosa, ci sentiamo che c'è qualcosa in comune, e questa è una cosa che ho sentito molto in Italia, nel senso con Sonia subito, tipo io parlo con lei come se fosse la mia amica da Sì, è sempre. vero. Poi con queste persone mi sono sentita più o meno subito a mio agio, subito, che anche se non parliamo per un po', comunque quando ci vediamo, hai visto come ero con Elisa, io non la vedevo Sì, da... sì. Ciao, Capisci? quanto tempo? Ma non era una cosa Ma in finta, Canada io mi no? sento veramente così. Dipende dalla persona, tipo secondo me non è che non esiste, secondo me è una cosa che è meno comune, Ok. è più difficile trovare una persona così, e lo so perché io sono in questo modo, quindi quando c'è un'altra persona Mhm. che è uguale in questa cosa io lo noto subito. Comunque ragazzi, secondo me se andate in Giappone le amicizie le farete. Sì, Perché anche in questa- Italia. Anche in Italia. Specialmente se sei tipo nordamericano, perché gli italiani sono Mm. ossessionati con l'America,
Canada. Io quando dico che sono canadese sono ah davvero sei di Canada, ma cosa fai qui? Capisci, sono così interessati, sono così felici di vedere un americano, una canadese in Italia, quindi secondo me non ci sono problemi. Poi se fai un po' fatica a parlare l'italiano, ci sono comunque, se vivi in una città grande ce la fai a trovare amici anche americani, però comunque è molto bello avere amici italiani, perché così se ti piace la cultura entri un po' più nell'esperienza italiana. È fondamentale Sì. passare del tempo con le persone del posto, cioè Sì. proprio è secondo me essenziale per Sì. capire bene la cultura, integrarsi, capire anche se ti piace il posto, perché è facile crearsi un ambiente che è tutto internazionale e vivere in questa tipo bolla internazionale in una città dove c'è una cultura mista che però Sì. non è proprio la cultura del posto, in realtà è Sì. un'esperienza che molte persone vivono quando fanno magari l'Erasmus in vari Sì. posti, che sono nelle bolle degli Sì, studenti Erasmus. perché sono tutti lì insieme. Sì, no, essendo una persona a cui piace la cultura italiana e l'esperienza italiana, io sono una persona che sono venuta qui e ho detto io non voglio essere canadese, voglio essere italiana, voglio parlare bene la lingua, mangiare come un italiano, vivere la vita come un italiano, perché Certo. è bello, secondo me è bello. Cioè poi secondo me, soprattutto all'inizio, poi magari con il tempo ti può venire voglia di Sì. mangiare un po' più canadese, No, non lo certo. so, può essere, e va bene. Sciroppo d'acero. Comunque, mi è piaciuta questa Sì, è una chiacchierata. bella chiacchierata. Yay, che bello. Grazie. No, grazie a te. Ragazzi, andate sul canale di Sonia, lei è fantastica. Oh, guardala, guarda quanto è carina. Mi fai vergognare! Basta, finisci il video. Ok, grazie di aver guardato questo video, ragazzi. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Look at this evil Lo spider. so, l'ho visto anch'io, ero tipo c'è un ragno. Ragazzi, grazie ancora di aver guardato questo video, veramente ogni mi piace, commento e iscrizione mi aiuta tantissimo. Grazie ancora ai miei patrons che mi aiutano ogni mese a sostenere il mio canale e a continuare a produrre questi video, veramente mi aiuta tantissimo. Se anche voi volete aiutarmi a sostenere questo canale vi consiglio di iscrivervi su Patreon, perché è veramente il modo migliore per darmi un aiuto se avete voglia di darmi un aiuto. In questo modo riuscirete ad accedere a tanti contenuti esclusivi, per esempio la versione integrale di questo video, translation challenges, una chat segreto su Discord e molto di più. Seguite il link nella descrizione anche se volete fare lezioni di inglese o di italiano con me. Tutti i link importanti comunque sono nella descrizione. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!